Si può notare un piccolo pipistrello e ce ne sono parecchi qua su. Ciao amici ed amiche, ben ritrovati nel nostro canale YouTube. Per chi non lo sapesse ancora, io sono Stefano, io Jacopo e siamo ancora in viaggio nel nostro Veneto per farvelo scoprire insieme a noi. Oggi ci troviamo al lago del Corno, che si trova in provincia di Belluno, tra i paesi di Arsè e Rocca. Si tratta di un lago artificiale ed oggi percorreremo il trekking attorno al lago. A più tardi, A dopo! Dopo 5 minuti di camminata, dopo aver visto il cartello in precedenza, ci troviamo al cimitero e qui troverete due bivi, uno a sinistra, lungo quasi 12 km, che percorrerà tutto il giro del lago, mentre quello che faremo noi sarà all'incirca di 8 km. e attraverseremo il ponte della Vittoria, il ponte delle Bassane e andremo a scoprire il paesino abbandonato di Fumegai. Ora ci stiamo dirigendo verso il ponte della Vittoria, che è molto particolare e caratteristico. L'inizio del sentiero si presenta un po' in salita ed è asfaltato. E per fortuna, anche se è domenica, non c'è tanta gente. Arrivati a questo punto prenderemo questa stradina a destra che ci porterà al ponte della Vittoria. Ti piace il ponte? Molto, anche se è un po' barcollante. È l'una passata e abbiamo trovato un bel posto dove pranzare tutti assieme, con dei tavoli in mezzo alla natura. Una cosa che ci rattrista molto, ragazzi, è che durante i nostri viaggi troviamo sempre in civiltà. Lì c'è un cartello, qui ci sono i rifiuti e lì c'è un cestino a pochi passi. L'angolo di inciviltà l'abbiamo trovato anche oggi, purtroppo. Ci siamo rimessi in marcia dopo la pausa pranzo e adesso andremo verso la diga. Lungo questo percorso intanto ci siamo fermati. Volevamo ringraziarvi per il supporto che ci state dando nel nostro canale YouTube. Se non l'aveste ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi nostri video. Intanto proseguite il nostro video. E l'inciviltà continua. Ora prendiamo la strada per Fumegai e andiamo a scoprire insieme questa città disabitata. No, a parte gli scherzi, ci vogliono dai 45 ai 50 minuti per arrivare al paese, da giù.
ed è qua il in salita. Eh sì. Su quello non si scherzava. Non spaventatevi se vi sembra che la strada sia chiusa, ma dovete passare nella località Boldi, saranno giuste 3-4 case e la strada poi continua, quindi proseguite. Come sta andando il sentiero? Allora, il sentiero oggi è in salita, come tutta la montagna, e anche la nostra vita. Dove bisogna andare, Emily? Di là? Andiamo di qua! Perfetto, ci fidiamo di lei? Non lo so. Noi saremo. Siamo arrivati finalmente. Adesso guarderemo un po' le abitazioni. Come ha detto il mio amico Jack, siamo appena arrivati, abbiamo trovato questa porta aperta, vediamo chi c'è all'interno. C'è qualcuno? Sempre sorpresa! pronti! Si può notare un piccolo pipistrello e ce ne sono parecchi qua su. Qui possiamo vedere ancora il vecchio acquedotto dove sicuramente quindi portavano l'acqua. Seguendo il percorso abbiamo trovato altre case abbandonate. Questi sentieri, circa un centinaio di anni fa, venivano percorsi dai contrabbandieri che smerciavano tabacchi, zucchero, sale con la popolazione del luogo. Siamo nella via del ritorno, quindi tra poco arriveremo alla macchina. A dopo! Se partirete dal Sie a fare la vostra camminata, sappiate che ci sono diversi parcheggi gratuiti. Noi abbiamo trovato questo, che è un campo molto grande, e ne troverete altri lungo la strada. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo tour di oggi. Vi abbiamo fatto vedere il lago di Corlo e tutte le sue meraviglie che ci sono attorno, quindi vi abbiamo portato di nuovo alla scoperta del Veneto insieme a noi. Se volete chiederci qualcosa, scrivetecelo nei nostri commenti e noi ci vedremo alla prossima avventura. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!